non ci posso. Che eroe! Eroe nazionale! 작은 거꾸로 나태쉬노요 네 좋은데요 시원히 나의. Buon pomeriggio a tutti! Oggi abbiamo riprovato a fare una puntata in esterna! Aspetta. Non so se voi riuscite a sentirle, ci circondano le pecore, Pecore, mucche. mandrie di qualunque genere. Oggi abbiamo deciso di venire in questo grandissimo parco, è molto bello, come voi potete vedere da questa foto, quest'altra, anche quest'altra ancora, occhio all'occhio, e anche la location in cui siamo noi. Che bellissimo il nostro quadro. Comunque, di cosa vi voglio parlare oggi? Parleremo di un anime che io personalmente non conoscevo, non ho mai visto. Parlerò di un anime che effettivamente nessuno conosce. Totalmente. Però, perché ne voglio parlare? Perché appartiene a un episodio della mia infanzia. Ragazzi, è di questo episodio della mia infanzia, ve ne parlerò nel trivia. Di cosa voglio parlare oggi? Di Golden Boy. Ah, se voi lo conoscete poi fatecelo sapere nei commenti perché... Allora, Golden Boy è un manga, è un anime creato da Tetsuya Egawa negli anni 90, di cui esistono solo 10 volumi e alcune parti di questo manga sono state fatte in episodi. Solamente 6 episodi. Si sono sbrigati. E ciao, con questa cosa, ragazzi, ho risposto a cosa? Cos'è Golden Boy? 10 volumi, 6 episodi, Tetsuya Egawa. Allora, quindi, questo è Golden Boy. Ma chi è questo Golden Boy? Chi è il nostro ragazzo d'oro? È un ragazzo di 25 anni che si chiama Kentaro Oe. Il cognome è Oe. Studente universitario che però si è ritirato. Non ho capito se gli mancava l'ultimo esame, aveva dato tutti gli esami, doveva solamente laureare. No, dovevi resistere. Ha lasciato gli studi. Perché ha lasciato gli studi? E questa risponde alla sua domanda: perché? Tutto si basa su questo. Certo, è molto veloce, 6 episodi non c'è nulla di cui parlare, no? Ah. A galoppo, se così posso dire, della sua magnifica bicicletta, vuole scoprire il mondo e vuole imparare nuove cose. Infatti, ogni volta che un episodio, se ricordo male, inizia o finisce, si vede lui che pedale fa imparo. Perché non ha finito l'università? Perché lui vuole scoprire il mondo. Ok, ma Ho capito. Mi dispiace, è così, io capisco i tuoi dubbi, perché lui vuole scoprire il mondo e imparare. In bicicletta, 6 tenendosi mesi in dopo forma. no, 6 mesi Così dopo si no. tiene anche in forma, no? E Esatto. scopre il mondo. Cioè, conosce il mondo. In ogni episodio, muore. no, in ogni episodio, Quella è Candy, scusa. Kyle? Oh my god, they killed Kenny! You bastard! Kyle? Oh my god, they killed Kenny! You bastard! giusto. Va morire. Giusto. Dicevo, in ogni episodio, perché siccome lui comunque si deve mantenere, fa un lavoro diverso. No, fa un lavoro diverso. Che casualmente, in ogni episodio diverso, lui ha a che fare sempre con una donna diversa. Perché qui siamo nella sfaccettatura di anime stile GTO, perché lui è un pervertito, lui vuole... Vabbè, ovvio, tutti gli stereotipi classici ci Esatto, sono. tutto. Il maniaco. Quindi c'è sempre una donna. Per esempio, parliamo del primo episodio in cui lui va a lavorare per un'azienda informatica, in cui c'è questa donna che si chiama Madame Presidente. Poi nel secondo episodio incontra una certa Naoko, però mi ricordo questo che lavoro facesse. Poi nel terzo episodio incontra una certa Noriko, che se non ricordo male lavorano per un ristorante, cioè lui va a lavorare per un ristorante, forse fa il lavapiatti, e questa, se non ricordo male, è la figlia del titolare. Quindi si fa la figlia Ma la del titolare. domanda che il pubblico si fa da casa è appunto: ogni episodio incontra una ragazza, se ma la tromba? Ragazzi, finora noi abbiamo recenso anime in cui qualcuno tromba? Sì. Quale? Berserk. A parte quello?
Esatto, quindi hai risposto alla tua domanda. Nel quarto episodio incontra una certa Yuko. E il quinto episodio, non ve lo dico chi incontra, non ve lo dico. Viene da sotto. Ragazzi, Abbiamo c'è dei versi strani alle spalle, non capisco. Versi strani e dove trovarli. Comunque, riprendiamo. Io da in fondo. Cioè, Nel quinto episodio non vi dico chi incontra, poi capirete perché. Dovete avere pazienza. Pazienza. Vi dovete fidare di me. Nel sesto episodio, invece, il sesto episodio è particolare. Perché io mi ricordo che lui va a lavorare, indovinate per chi? Indovinate per quale genere di attività? Vi do 2 tentativi, ciascuno. sono legali o non? Legalissimi e ha a che fare con il nostro programma. Quindi cosa per YouTube? No? Anni 90. Ha a che fare con il nostro programma. Ragazzi, non pensate che lavoro può cercare di fare nel sesto episodio. Anzi, ha trovato nel sesto episodio. Grafico. Fa il metro. Grafico. Grafico. Fuochino. Videomaker. Lei Videomaker? ha bruciato tutti i suoi aiuti. Tu No, hai peccato, YouTube. ce Prendi da grafico e stai attento. Videomaker. Videomaker no, è l'ultimo aiuto. L'ultimo tentativo. Fotografo. No, fa manga. Fa manga. Viene assunto da uno che fa manga. Ah, scusi, non c'era il mio piede. In che ruolo? Allora, non mi ricordo il ruolo perché sto coso l'ho visto 20 anni fa or so, no? Però mi ricordo questo particolare che praticamente loro sono in ritardo nel far uscire questo manga, sono in ritardo e praticamente lui va a chiamare per cercare aiuto tutte queste ragazze che vengono date negli episodi precedenti che in qualche modo contribuiscono a far uscire questo manga in tempo. Come si chiama il manga? Non me lo ricordo, ragazzi. Non me lo ricordo, l'ho visto tanti anni fa. Adesso manco altre 2 W, giusto? Manga dove e quando? Dove? Ovviamente è ambientato in Giappone. Cosa poteva essere? Tokyo? Non avevamo Allora dubbi. parte da Tokyo, però si muove perché non è nello stesso punto, perché lui va in bicicletta. Deve scoprire il mondo, quindi. Esatto, quindi è ambientato in Giappone, quindi non siamo come in altre situazioni. Beh, come il Ramma, partono dal Giappone, Esatto. parte lui dal Giappone e va in giro per il mondo. Però Ranma è, diciamo, focalizzato in un quartiere come hai detto tu quella volta. In questo caso si parla del Giappone in In generale. generale. Quando? Quando non è specificato, suppongo che come Ranma sia contemporaneo nel momento all'uscita di quando questo manga fu fatto. Come GTO. Sì, esatto. Ragazzi, ho terminato. Trivia! Trivietta, ma questo è un super flash. Le schide Super radio. flash anime della nostra infanzia. Non capiterà mai più, penso, un video Trivia? ultra lunghi. Ho 2 cose da dire. Una è una cosa che riguarda il manga e una è una cosa che riguarda me. Che riguarderà pure voi. Kintaro Oe ha un libro, un diario in cui tiene, diciamo, conservate tutto quello che lui ha imparato e lui lo scrive. Le cose che lui scrive, ne ho trovate un paio. Una non l'ho capita perché ha a che fare col baseball e non ho capito questa battuta. Però questa l'ho capita. Praticamente lui ha preso un appunto. Non mi ricordo in quale circostanza lui l'abbia scritto. Non so manco se sia nell'anime, perché ripeto, l'anime l'ho visto 20 anni fa. E in cui ha scritto che la testa di una persona non può ruotare di 360 gradi. Tipo Sono insegnamenti fondamentali nella vita, giusto? Insomma. Però se sei posseduto in teoria lo puoi girare di 360 gradi. Appunto. Giusto? Questa non è né Se il diavolo entra in te. Lo puoi girare, cioè ti rompi l'osso del collo, però tecnicamente si può fare. Bene, a parte scenari horror tipo l'esorcista, Esatto. qual è il secondo trivia? Perché voglio parlare di questo anime? Perché appartiene alla mia infanzia. Questo momento serio, ragazzi, Ok. non sto scherzando, Sentirete i violini in sottofondo. Praticamente quando io avevo circa 12 anni, io andai a dormire a casa di mia nonna, che mia nonna adesso da 1 anno è defunta. Ecco perché è un momento serio. E mi ricordo che lei andava a dormire e mi lasciava a guardare la TV. E lei aveva una sedia a sdraio in cucina, che io la prendevo, mi mettevo davanti al televisore e mi mettevo MTV. E in quell'occasione c'era Golden Boy e c'era il quinto episodio. Perché nel quinto episodio non vi ho detto il nome della ragazza? Perché essendo un anime di 6 episodi, non me la sono sentita di far fare loro delle domande. Su cosa dobbiamo fare le domande? 3 domande episodio? Cioè non ha senso. Quindi abbiamo deciso di sostituire
diciamo, la questione del quiz e noi ci vediamo l'episodio che andai a vedere a 12 anni a casa di mia nonna. Ragazzi, dovrò mettere i censorini, occhio ai censorini, e adesso noi faremo, anziché del quiz, video reaction del quinto episodio di Golden Boy. Quindi spoiler ovviamente per chi se lo vorrebbe vedere. Ma c'è spoilerare, 6 episodi, te lo vedi? Sono Te lo vedi? 3 episodi tipo a pranzo e 3 episodi a cena, è finito. Unico film. Esatto. Ci siamo? Facciamo come Gimblotti il Chuck? Vai. Sex. C'è anche la sigla? Penso di sì. Sembrava Shining. Sto faticando. Sì, comunque È invicta. Ho visto qualche episodio così a caso. Sai, è invicta. Non sapevo così. Ho capito che è invicto, non ho capito che vuoi da me. Soldi. Occhio a questa è una scena importante. Soldi. Questa è una scena importante, ragazzi. Questa è una scena importante. Certo che così è più facile. Direi. Zacca. Direi. La visione. Ovviamente c'è sempre una donna. E ovviamente c'ha due bombe. Vabbè c'è, se uno che mi infarto poi tacco cardiaco. No, vede, ma la bicicletta non fosse una moto. Questa musichetta un pochettino stile anni 70. Con il cosino, come si Negli anni chiama? 90, anni Il 70. sintetizzatore. Dai, Occhio ai censorini, ragazzi, perché ci saranno i censorini in questo episodio. vabbè, la sigla potevamo fingere, da solo, per questo non l'avrei mai seguito. Ma non credo, qual è il problema della La sigla? sigla è Ma che vuoi? Sono le 6 sigle ti episodi. devono prendere. Certo, dovevano allungare questi 6 episodi, mettiamoci una sigla da 2 Sì, ma minuti. falla bene. Sa questo ritmo anni 70. Tu sai che Anche le ballava John queste, Travolta. tu sai che le ballavo queste canzoni in discoteca? John Travolta. Tuo padre. Anche John Travolta. Secondo me tuo padre. Anche John Travolta. Golden Boy è finito, dai. Oh. Wow. Molto golden. E poco poi. Poco O forse al boy. contrario. Poco golden, molto poi. Quinta lezione. Gioventù senza freni. Perché i capitoli, cioè gli episodi e i capitoli del manga non vengono chiamati capitoli, ma lezioni. Un po' come Tipo GPO. Lezioni di vita. Certo. Cioè, poi... Ma poi perché doveva stare così? Cioè, Sicuro. ma Sta perché è una facendo cosa set- del genere? Ma C'è un facendo motivo, c'è un Un motivo. set fotografico. C'è un motivo, no? C'è un motivo. Non ve lo dico qual è il motivo perché lo scoprirete fra un pochino. Quella è fatta! Ma è così sexy! Immaginate io a 12 anni a casa di mia nonna devo vedere queste cose e io stavo tipo a guardare se mia nonna veniva. Sta facendo hump nel come si chiama? Sulla il motocicletta. sellino. Il sellino della moto. Quando c'è. La moto aveva una targa 1616, mi Nel si è aspettato frattempo, 69 immagino, 69. Andy si stia avendo un attacco cardiaco in mezzo alla strada. Mi vedo qua. Certo, lascia la frizione di botte e se ne va.
Non guidare in stato di ebbrezza. Mi sembra un buon consiglio. Ah. Ho capito. Che... Aspettami! Ecco padre, tutto biondo. Ecco padre, molto biondo. Ma poverino, quindi quello ha intenzione di seguirla con la bicicletta. Mi sa che già... Ciao. Ho visto una stella cadente ansimare sul basso volto. Una stella Ti prego, cadente. mia stella cadente. Voglio rivederti ancora. Ma che stella cadente. Ragazzi, ripeto, avevo 12 anni. Se ne ero 12 erano 13. Il mio nome è Kintaro Oe. Ho 25 anni e sono un libero professionista tuttofare. No, sei un Oggi è il mio primo giorno di lavoro come sguattero presso la casa di un uomo potente e Sguattero. multimiliardario. Amore, Il signor Daitoku Terayama. Questo è l'episodio in cui lui fa lo È sguardo. una famiglia dai modi molto aristocratici e per un comune cittadino come me è come ritrovarmi in un altro mondo. Addio. Sono un principiante e mi devono insegnare tutto. Grazie per questo cibo. Mi insegnano come fare le pulizie in modo accurato, come fare il bucato, Ottimo. come lavare le stoviglie. Come fa lo Tutto è programmato secondo un rigido protocollo. Devi star dritto con la schiena. Mi scusi, Scusami, sto scusami. Tutti quanti abbiamo raddrizzato la Grazie per la giusta schiena. punizione. Grazie per la giusta Ho sempre punizione. vissuto alla giornata. Giusto. Questo è uno stile di vita Grazie. tutto da imparare. Devo farne tesoro. Sta prendendo appunti nel suo taccuino. Diario di bordo. Chi sarà questa ragazza? La tettona di prima. In casa vive anche la figlia del signor Daitoku Terayama, la signorina Reiko. Ragazzi, dovreste vederla. Un fiorellino appena sbocciato di soli 20 anni. In lei tutto è meraviglioso. Il suo modo di parlare, il suo modo di ridere. È una ragazza così pura. Gliela vuole dolce, bombare, gliela vuole Insomma, bombare. questo stupendo angelo è il perfetto esempio dell'eleganza fatta persona. Ha detto. Ma è lei. Ma c'è una cosa che mi imbarazza molto. Quel suo modo di guardarmi così freddo e distaccato. Cioè. Quegli occhi, potrei anche morire. E poi in questa città ci sono anche tante altre donne che mi fanno scoppiare la testa facendomi semplicemente impazzire. Credo che questo posto sia l'ultimo paradiso perduto del misterioso Oriente. Comunque sarà molto interessante questo diario di leggere, no? Immagino. Io Sacco quasi di quasi insegnamenti di metto vita. radici qui per il resto della mia vita. Ah. Mhm. Non è vero, perché poi in altri episodi lavora per quello che fa i manga. Mm. Quasi la so. È troppo bella. E beh, se è bella, però non ci provi. L'altra volta abbiamo visto Griffith che faceva il svighi. Madonna. Signorina, le chiedo umilmente scusa. Ragazzo, non ti sei ferito, vero? Non sta benissimo, grazie. Ma anche quando l'avrei Bene, ne sentito. sono lieta. La ringrazio umilmente, signorina. Nel frattempo ha fatto danno però, giusto? Ha distrutto. Che ragazza ben educata. La perfezione in persona. Vedo che la tua mente non è abbastanza concentrata. Quindi la punizione. Bacchettato. È vero. Wow! Beh, Ah, lui non si trasforma in nessun modo questo acqua. sta imparando. Poi, le torture. Che non sopporti un po' di acqua di cascata o Bella fresca immagino. Mm. la gente si allena. Mi piacerebbe tanto essere una mosca per poter spiare la signorina Reiko. Ah. Tutti, no? Tutti vogliono dire Cosa si essere una nasconderà mosca per dietro a questo quegli occhi motivo. impenetrabili? Cosa si nasconderà? Due Comunque per bocce. spiare in generale tutti vogliono essere una mosca. Non si capisce.
Se penso che il suo bel culetto si appoggia qui sopra. No, non ci posso pensare. Quel meraviglioso angelo si siede qui, su questa tazza. Sta limonando. Basta, sto impazzendo. Il mio corpo si muove Oh, da solo. figura Non riesco a di merda. controllarmi. Ah, sì, signorina, che bello. Oddio, tutto scemo. Cosa? Madonna, questo ha fatto una figura di peggio di forse di quelle che ho fatto io in tutta la mia vita. Comunque sono belle figure di le mie, però la sua questa ha sbancato. Io sono molto dall'imbarazzo. Cioè, dire che tu penso non avresti baciato il cesso. No! Cioè, Che schifo! quindi- Oh, però. Ma è scemo totale. Sì. Mi è venuto un dubbio. Spazzatura. Non capito. Non capito. Non capito. Cioè, lecca da dove ha mangiato. E lecca la lattina dove ha bevuto lei. Cioè, oddio. Sì, eccomi. È stato solo per un disgustò. breve periodo, ma la ringraziamo per l'aiuto che ci ha dato. Cosa? Mi licenziate? Ne sono veramente desolata. Non posso crederci, perché mai? Che cosa ho fatto? Chissà! Provi a cercare nel suo cuore, sono Nel sicura suo che troverà cuore? la risposta. Che cazzo di Forse ho discussione? capito. Ne sono felice per lei. Non credo che abbia capito, vero? Voglio lavorare qui, vi prego, datemi un'altra opportunità. Posso spiegare tutto? Lasciatemi! È spiegare tutto. un'ingiustizia! Non ho neanche iniziato una storia e mi hanno già licenziato. Ma con chi Non sarà? è giusto. Non lo so. Vabbè. Certo Dai. che è la prima volta che un posto di lavoro mi dura così poco. Beh, pazienza, ho imparato qualcosa. Cioè? Così scemo? Non lo so. Non Non ho sarà capito questo cosa abbia piccolo imparato. incidente a demoralizzarmi. Io non ci rinuncio. Starò qui ad aspettare. Cosa? Qualcosa prima o poi succederà. Ah, ok. Random, va. Ma effettivamente prima c'era la tizia che si limonava il sellino Oh, della no, moto. accidenti! Random. Può succedere di tutto. Aspetto fiducioso il domani. Sento che qualcosa succederà. Qualcosa non succede. A quanto pare non è successo un bel niente. Ma davvero? Destino crudele. Destino crudele. Non gli è andata bene questo giro. 23 giorni dopo. 23 giorni dopo. Oh, guarda dove è tornato. Ma si chiama stalking. Giusto, giusto. Ormai sono rimasto senza provviste. Se Però anche la oggi non succede nulla, dovrò andare da un'altra parte. Wow. Cosa deve succedere? Nell'attesa controlliamo i freni. Ah, lui Ma è la signorina Reiko. Dove andrà a quest'ora? Chi sta aspettando? Ma che Che era lei. interessa? Che era lei. Il tasso. Qui c'è sotto qualcosa. Ma che Lo cazzo sento. del taxi? Non può uscire di casa. Lo sa che lui in bike, vai. Si va a stalkerare le persone. Vai. Non ci sarà mai in questo palazzo diroccato. Ho spacciato. No. Io lo so cosa c'è. Ah, ma quello è il suo kimono. Quindi è nuda. Quindi... cosa vedo nei miei occhi? Un Non è culo. possibile. Due È chiappe. un sogno. È No, praticamente nuda. E io la sto guardando. Allora è proprio lei. La misteriosa stella cadente che ho incontrato su quel passo di montagna. Ah, che spettacolo. Censurino, ragazzi, Ringrazio, censurino. meravigliosa creatura.
Ma quindi è una feticista. Esatto! Mi piacciono L'hai le capito, moto. l'hai Si capito. eccita con le moto. Guarda come si strofina! È matta! Attira Basta, energia. signorina Reiko! Feticista Non ce la faccio più! dalla moto. Non riesco a Cosa sta facendo con quella mano? Cosa sta facendo con quella mano? Non lo so. Madonna. Ora va a morire in quel modo. Hai capito? Ha fatto lo stalker, gli ha portato il Giusto, Mi ha scoperto! Salve, signorina Reiko, che bella coincidenza! Mi stavi spiando? Sì. Beh, in un certo senso sì. Ma che ci fa lei qui? Senti, Cocco, smettila di fare l'ingenua, hai capito Senti, benissimo. Cocco. Vuoi che ti sveli il mio segreto? Non l'ho mai detto a nessuno, ma tu sei un perditempo. Chi vuoi che ti dia ascolto, anche se lo racconterai? Bene, devi sapere che a me non interessano i maschi. Mi fanno schifo, sono tutti dei cialtroni. Sono soltanto degli stupidi galletti che parlano a bambera e non hanno un briciolo di coraggio quando serve. Ed è per questo motivo che io riesco a godere soltanto a cavallo della mia adorata Bimmy. Scusi, Mimi, serve quella grossa moto? innamorato. Certo, non c'è nessun maschio che possa competere con la mia Bimmy, lo Minchia, sai? effettivamente, Tutti quegli imbecilli mostrato. che si gasano dicendo di essere dei veri piloti provetti sono solo dei fessi che potrebbero al massimo guidare un triciclo. Hai capito? Ah, cosa Ma lui credi guida che la valga bici, la forza infatti, di un ma uomo me rispetto a guida quella la del suo moto. meraviglioso motore a scoppio? Coraggio, se ti senti offeso, ingoia un po' di benzina e dimostrami chi sei. La benzina non fa bene. Ah? Sta Lo bene, vedi? gente Nessun bene. uomo potrà farmi godere così tanto come riesce. Questa la mia scena me la ricordo da casa di mia nonna. Ma cosa hai capito? Sto solo dicendo che lei è molto più veloce. Sì, certo. Ok. Sei eccitato? Sì, Sì, direi. Vuoi farlo? sarei un bugiardo se dicessi di no. Giusto. Non puoi. E invece io non te la do. Appartengo solo ed esclusivamente alla mia Beni. Giusto. Pensavi Ti propongo una sfida. Prova a superare la mia moto e se ci riuscirai allora potrai avermi. subito. Un con la guerriero. bicicletta. Si è trasformato in un guerriero. Ma con la bicicletta, contro la motocicletta, c'è una cosa. Non può farcela. E Cioè lei invece potrebbe lui, partire 10 minuti dopo. per amore. Con una ruota e fare ciao Ragazzi, non ce la deve dire, c'è giusto giusto. Vediamo se il desiderio di farsi quella è superiore a qualunque legge. la realtà, ragazzi. Lei sta andando a 5. Beh dai. Davanti, ce la posso fare. Lei sta andando Se tipo non con la riesci a sezione fare premuta meglio, perché vado non... avanti io. Lo stavo aspettando un po', dai. Ciao. Ma è ovvio. Prima o poi arriverà, ecco. Beh, fosse stato in Onizuka ovviamente ci riusciva. Scusami. Vabbè, la Onizuka motocicletta. poteva... Cavolo, è troppo veloce, non ce la farò mai. Sfidarmi con una bicicletta, secondo me quello non ha tutte le rotelle Incidente a posto. 3-3. Per salire questo passo in bicicletta ci vuole come minimo mezza giornata. Ma lui può tagliare. Cosa farà? Si Ma lancia? poi qual è, scusa, l'arrivo? Non mi pare sia stato stabile, sei stabile. Turissi, ora taglia. Ora si butta. Vabbè. Ecco qui la solita Porsche che va più lenta di una lumaca. Autista del cavolo. Capito? Fanculo. Mezza sega. Rischiare l'osso del collo per una Tipo vagina. Brumotti, cioè. Dai, sei pro con la bici, no? Sicuro! Ah! Vabbè. Stile IT? Stavo... Cosa ho appena visto. Ma lei viene un infarto, se lo trova. Lei causa un incidente come se nulla fosse. Che se ne fotte? L'hai fatto vedere io! Minchia. Si è appesa a questione. Guida sicura e non correre in un pezzo di stoffa. Ma guarda che fortuna! Ehi, arrivo! Ce la facciamo? 6 minuti.
Però quel tipo È non una poi così corsa vale se contro il riesci a starmi tempo. attaccato. Esatto, letteralmente, è uscito anche il Comunque il tuo sole. posto è dietro di me, scordatelo di potermi superare, amico. Il sole. Esatto, non si vede più lo schermo. Ho ridotto un po' la luminosità, ragazzi. Meglio. Paradossalmente meglio. Oh oh. Bravissimo. Ma che cazzo? Sì, vabbè, veramente Tio la bicicletta. Sta Ah, volando. c'è. Oh, passa su Tio. No, C'è. No, vabbè. Ma quello è... Sì. Quello è Imparo. impari. Ma chissà come avrà fatto. Intanto ce l'ho fatta. Eludendo È più certe furbo di quanto leggi. pensassi. È arrivato il momento di fisiche. tirare fuori tutta la mia Quindi potenza. gliela devi Andiamo, dare. Mimi, Deve dimostriamo a mantenere la quell'idiota cosa parola. sappiamo fare. Non io è e un te idiota, insieme. sta dando un cazzotto. Imparo sui figli, pazzesco. Sì, vabbè. Sì. Vabbè, Ce l'ho Situazioni- fatta! Adesso inizia la discesa! Su chiaramente queste io sarei curve nessuno ci può schiattata. battere, vero tesoro? Dimostriamo a quell'imbecille la nostra intesa perfetta. Ah sì, con i tuoi 130 cavalli mi hai sempre fatto godere il piacere più intenso. Ti ricordi quanti cretini abbiamo lasciato nella polvere? Tutti con la bava alla bocca mentre noi schizzavamo davanti alle loro bava la facce bocca per invertite. tanti motivi. Schizzavamo, Super figa a cavallo Se di la una cava bene moto. con quella ridicola bicicletta. Piega a destra! Sicuro? Niente paura, tesoro mio. Non riuscirà mai a batterci. Piega a sinistra! Imparo! Vedrai, alla prossima curva lo supereremo. Che pazzo! A quella velocità non riuscirà a tenere la curva. A meno che non abbia intenzione di usare quel ponte in costruzione come trampolino per saltare dall'altra parte. Imparo! Oh no, non può farlo! Non è mica un personaggio dei cartoni animati! Effettivamente sì. Beh, comunque già l'ha fatto Eppure prima vuole che lei non l'ha farlo visto. davvero. Andiamo, Bini. Se ci prova lui, possiamo farlo anche noi. Ma non funzionava però all'università quando dicevo imparo davanti ai libri, perché non funziona? Non ci sto, ma c'è Si è cagato addosso. un eroe. Eroe. C'è un Oddio. problema di fisica. Uno. Se i ponti sono allineati, lui deve cadere, non c'è un trampolino. Esatto. Non è che lei era più basso, chiaramente. No, E infatti. non impara. Tipo Homer Simpson. È rimasto l'ego e basta. Ah, 10%, dai, ancora c'è tempo. Incredibile. L'ha fatto davvero. Allora gliela do. Oh, Kintaro. Non pensavo esistesse un uomo coraggioso come te. Madonna, ci posso... Sei Che più forte eroe! della Bini. Eroe nazionale! Mi hai conquistata. Quindi la dà? Ma se fosse morto, cosa posso fare? Ah, Sei! Sì! Cosa? È ancora vivo? Sì! Basta. Non ho parole. Finito. Eroe. quindi non si sa se gliela dà. Non gliela dà. Aspetta. Non nell'anima. Aspettami! Però... Ora è lei che lo cerca. Voglio essere tua! Amore, ti prego, aspettami! Eroe! Eroe, cazzo! Tutti vogliamo Eroe! essere Kintaro. Eroe universitario.
imparo. Kintaro è 25 anni. Ha abbandonato gli studi alla facoltà di legge dell'Università di Tokyo, ma solo perché aveva già imparato tutto quello che l'università poteva insegnargli. Ora passa da un lavoro all'altro per imparare dalla vita. Anche oggi con Mezzaluna, la sua amata mountain bike, se ne va senza meta verso il domani. Forse un giorno sarà proprio lui a salvare il Giappone. O perché no? Il mondo intero. Rispetto, fratello. Ragazzi, Non più affermarsi. Rispetto. Dai, dai, una Mick Italia anche questo. Ragazzi. Commenti prima che chiudiamo? Ma su cosa? Io sono soddisfatta, sinceramente. Cioè, C'era feticismo, c'era tutto. ci ho fatto vedere uno Un degli ex anime. universitario. Più senza senso 25 dell'universo. anni. No! Cioè, Che forzato. Mi hai dato un'idea, ragazzi, non ci avevo pensato come anime senza senso della mia infanzia. Dove faccio un episodio? Ragazzi, commenti? No, io sono abbastanza soddisfatta. Cosa ne pensi tu? È inutile. Lui non Cosa se ne la- pensi? No, fantastico. Eroe! E io l'ho Eroe! visto a 12 anni, a 12 Belli- di anni, ragazzi, a 12 cazzo di anni l'ho visto. Bellissimo. Quindi si Boh. spiegano tante cose. Vabbè. Chi si guardava Ramma da piccolo. Se tu chi guardavi si Rama, io guardavo ste cose. Io pure te- guardavo te- Ramma, cose, si sono spiegate tante censurini. cose. Sì, ma se tu togli le scene, tra virgolette, interessanti, è una cosa senza... C'è un filogico, non ce n'è. Non ha importanza. Lei agisce a caso. Ok. Totalmente a Ma lei è caso. feticista. Siamo Ma d'accordo. scusami, è coerente il fatto che lei sia feticista, quindi si fa... Quindi lo fa in una piazzola di ma servizio. se lei ha questi istinti Ma è un così, non gli posso fare anime. niente. È un anime. Vogliamo parlare di quanto Isoka guardava i ragazzini? È un anime. Ma lui era un pedofilo. Ma lei è una feticista. Esatto. Ma lui non si metteva con la fuori a farsi le seghe davanti a gonna. Ma scusami, Enzo. possono i mantovani trombare a Rimini e lei non si può trombare la moto nella piazzola di Sosta? Non ho capito, qual è il tuo problema? Sì, esatto. Ma perché? Perché no? Ma in realtà- Ragazzi, rispondete voi a questa domanda: perché non si può trombare con la propria moto, strusciare i propri genitali nel sellino della tua Esatto. moto in una piazzola di sosta? Rispondete a questa domanda e noi ci vediamo con un prossimo episodio degli anime della nostra infanzia. Ciao! Speriamo bene. 작은 코코넛 대신 너연이 좋은데요